A me le donne piacciono, sì, anche in quel senso. Non mi sto riferendo a quello adesso. Mi piacciono perché hanno una pazienza veramente incredibile. E pazienti mica in generale, ma pazienti con noi, gli uomini, con cui hanno a che fare per loro sfortuna costantemente. E dal canto nostro, noi siamo tutti laureati ad Harvard. Siamo veramente capaci di portarle ai limiti di questo loro superpotere, la pazienza. Poi esageriamo e le nostre donne, ping, vanno in Mach 1. Dai, avete tutti in mente, quando un jet supera la barriera del suono fa un boato e aloha, chi si è visto si è visto. Lo stesso succede con le nostre donne. E succede più o meno quando sul posto di lavoro, per esempio, arriva una nuova collega, la babysitter assunta è piuttosto giovane e procace, la dottoressa sta divinamente bene col camice. Di solito, infatti, noi uomini non capiamo più nulla e come dei pavoni ci facciamo trascinare dalla vecchia e tanto cara Vanitas. Gonfiamo il petto, tiriamo su dritta la schiena e sorridiamo con una plasticità da Madame Tussauds. E lì incorriamo nella giustificatissima e purificatrice funesta ira delle nostre donne. Il Mach 1. Ecco, questa è praticamente la storia di quella che secondo molti è la più divertente commedia che Goldoni abbia mai scritto. Le baruffe chiozzotte. Benvenuto Federico, ce l'ha fatta ad arrivare, eh? Ciao Carlo, sono arrivato, ma che bella fabbrica di preservativi. Non è proprio un deficiente lei, fortuna che l'ho formata. Sì, lo so, compriamo. Teatro che tra l'altro voglio ringraziare perché pochi giorni fa mi ha fatto salire sul palco per parlare di Venezia. Una bomba di esperienza! Non facevo questa cosa dalle elementari e anche allora mi facevano fare il presentatore. La vita. Comunque questa commedia io non vedo l'ora di vedermela coi miei occhi perché solo studiandomela ridevo come un pazzo. Quindi, dicevamo... Chioggia, 700. Un ragazzo fidanzato fa il galletto con una donzella e la sua futura moglie scabina e scatena il Mach 1, tirando in mezzo tutta quanta la città di Chioggia. Un caos infernale! Fate raccontare la storia a personaggi del popolo minuto settecentesco, pescatori e marinai, senza nessun blocco sociale che avevano gli aristocratici e i borghesi al tempo loro e che quindi dicono e fanno ciò che pensano. E il divertimento è moltiplicato per 2. Vi ricordate la ricerca di realtà che voleva Goldoni per le sue commedie? È questa a cui si riferiva, la baruffa! Una zuffa incasinatissima di donne e uomini che litigano e urlano tra di loro e vi assicuro, la usiamo ancora oggi in laguna questa parola, baruffa. Ma il vero botto, quel vecchio geniaccio di Goldoni, lo fa con la lingua. Anzi, mi correggo, un dialetto strepitoso. Il chioggiotto, una sorta di veneziano con tutte le vocali e finali allungate e storpiate. Per un veneziano di allora doveva essere come per noi sentire Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano gli svizzeri. Potevo rimanere offeso. Lo stesso Goldoni racconta di come l'allungamento delle finali nel dialetto di Chioggia renda tutto estremamente comico, anche perché è difficilissimo da comprendere. E non solo per il povero governatore veneziano, che farà una fatica bestia a relazionarsi coi chioggiotti per risolvere la baruffa, ma per lo stesso Goldoni che fece una fatica immensa a formare i suoi stessi attori. Rifare la cantilena chioggiotta sulla base del veneziano era complicatissimo da far capire a sti attori. Ti vuol che andemo? O ti vuol che andemo? Poi sono lombardo, quindi non datemi addosso. Già parlo in veneziano e faccio fatica. Il chioggiotto a semestare, Aggiungete poi che tutta la comunità di Chioggia interviene nel litigio, nella baruffa, appunto, al punto tale da far intervenire la legge stessa, impersonata dal governatore veneziano che come un deus ex machina risolve dall'alto il problema, nonostante, non essendo chioggiotto ma veneziano, venga considerato foresto dai nostri litiganti. Serve che vi dica altro? Tac, Yurikeki, finale di Seul.
La commedia deve essere veramente divertentissima. Io non l'ho ancora vista, ma il nostro super montatore Dave, che è qua dietro l'obiettivo, l'ha vista già 10 anni fa e già allora si era spaccato dal ridere. Io verrò a vederla al Goldoni, se volete vi comunico in anticipo quando, così oltre a vederci lo spettacolo poi andiamo a torsi tutti in ombretta. Che questo sia un caffè, ma l'ombretta si fa così, più o meno. E non è un caso che queste... Oh, caro come sono patrizio. Che queste baruffe chiozzotte, non chiogiotte, chiozzotte, siano sul palco del Goldoni dal 28 febbraio al 3 di marzo. Ciò, i giorni clou del carnevale veneziano. Perché non solo sono state l'ultima commedia scritta a Venezia da Goldoni, ma furono scritte apposta per il carnevale. Quando Goldoni le mise in scena, Venezia era ormai già drogata da un eterno carnevale senza fine e sia aristocratici che borghesi avevano in testa solamente divertimenti personali e non più il bene comune dello Stato, che era la ricchezza su cui si basava la città. Venezia era destinata. Che arrivasse dalla Francia o dall'Austria, la fine della Repubblica era già stata inconsapevolmente già abbracciata dagli stessi veneziani. Per questo Goldoni ambienta tutto quanto a Chioggia. Chioggia, infatti, a differenza di Venezia, è fatta da persone vive, le persone del popolo, che baruffando nel presente testimoniano la loro volontà di guardare nel futuro, perché il futuro lo si fa ogni giorno. Mica come nella Venezia settecentesca, dove ormai era solo il passato l'unico riferimento. Vi suona vicina questa frase? Se sì, avete capito il senso di questa commedia. Per questo, Chioggia batte Venezia e in sala dovremo urlare tutti quanti viva Chioggia, viva le chioggiotte. Nel link sopra avete tutte quante le info. Ci vediamo in sala. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.